Covid, dall'Istituto Superiore della Sanità, un vademecum contro le fake news sui vaccini. Istituto Superiore della Sanità, 7 agosto 2021. Dai vaccini causano il contagio ad estate non serve vaccinarsi, sono molte le fake news che circolano sui vaccini anti-Covid. In questo vademecum, a cura del gruppo vaccini dell'IS, ci sono le risposte alle principali bufale che si trovano in rete. Non si conoscono gli effetti a breve e lungo termine, i vaccini sono stati prodotti troppo velocemente e le uniche informazioni vengono dalle aziende. Il sistema di farmacovigilanza per i vaccini contro il SARS-CoV-2 è lo stesso di tutti gli altri farmaci e vaccini già approvati in precedenza. Dopo i risultati degli studi autorizzativi effettuati su decine di migliaia di individui di diversa età, che sono stati condotti anche in questo caso, vengono raccolte le segnalazioni dalle agenzie regolatorie nazionali e internazionali di possibili eventi avversi temporalmente correlate con la vaccinazione. In caso vengano evidenziati eventi avversi non manifestatisi durante gli studi autorizzativi, se dopo un'indagine approfondita viene sospettata o dimostrata una relazione causale con la vaccinazione, vengono aggiunti all'elenco delle reazioni avverse che sono elencate nelle schede informative dei vari vaccini. Farmacovigilanza post-marketing. I vaccini anti-Covid sono sperimentali. I vaccini autorizzati contro il SARS-CoV-2 hanno completato tutti i passaggi della sperimentazione necessari per l'autorizzazione all'immissione in commercio senza saltarne alcuno. Per questi vaccini il processo di sviluppo ha subito un'accelerazione senza precedenti a livello globale, ma al momento della loro autorizzazione da parte dell'Agenzia Europea per il Farmaco erano state percorse tutte le stesse tappe dell'iter di sperimentazione previste per gli altri vaccini in commercio. I vaccini attualmente usati nella campagna vaccinale in Italia, Comirnaty di Pfizer-BioNTech, Vaxzevria di AstraZeneca, Spikevax Moderna, vaccino anti-Covid-19 Janssen, pertanto non sono sperimentali, ma preparati regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter che ha testato la loro qualità, sicurezza ed efficacia. I vaccini provocano l'infezione. I vaccini attualmente in uso in Italia usano la tecnologia mRNA Pfizer-BioNTech e Moderna, e quella a vettore virale, AstraZeneca e Janssen. In entrambi i casi si introducono nell'organismo le istruzioni per produrre frammenti della proteina che il virus usa per agganciare la cellula. Quindi non viene utilizzato il SARS-CoV-2 vivo infettante. Una eventuale malattia Covid-19 successiva alla vaccinazione può essere quindi causata solo da una infezione naturale del virus contratta indipendentemente dal vaccino. I vaccinati sono contagiosi. Questo è possibile perché, come per tutti i vaccini esistenti, l'efficacia anche se molto alta non è del 100%, e ci possono essere quindi i cosiddetti fallimenti vaccinali. Inoltre anche un soggetto che risponde al vaccino si può ritenere immunizzato solo dopo almeno una settimana dal completamento del ciclo. Un livello di copertura della popolazione alto nella popolazione minimizza il rischio di trasmissione tra individui suscettibili all'infezione. I dati provenienti dai paesi con una campagna vaccinale avanzata, Italia compresa, hanno dimostrato che il vaccino protegge dalle conseguenze peggiori della malattia, dal ricovero al decesso, oltre 9 persone ogni 10 vaccinate. La vaccinazione riduce anche la capacità di infettare dei vaccinati. Vengono nascosti effetti collaterali e decessi post-vaccino. 2 dati della farmacovigilanza sono pubblici. In Italia l'Agenzia Italiana per il Farmaco, AIFA, pubblica periodicamente il resoconto le segnalazioni di sospetti eventi avversi, https://www.aifa.gov.it/farmacovigilanza vaccini Covid-19, e lo stesso fa l'autorità europea EMA. Il vaccino causa infertilità e aborti. Al momento non c'è nessuna evidenza scientifica di un effetto negativo dei vaccini sulla fertilità maschile o femminile. Per quanto riguarda la somministrazione del vaccino in gravidanza, le prime osservazioni, soprattutto dei dati USA dove sono migliaia le donne immunizzate durante la gestazione, non hanno rilevato un aumento di rischio di effetti avversi per madri e neonati. Il vaccino modifica il nostro DNA. I vaccini anti-Covid-19 non cambiano e non interagiscono in alcun modo con il DNA. Sia i vaccini a mRNA che a vettore virale forniscono istruzioni alle nostre cellule utili ad attivare una risposta immunitaria così da proteggere contro il SARS-CoV-2. Il vaccino causa trombosi e miocarditi. Tutti i farmaci e i vaccini possono avere effetti collaterali. Le agenzie regolatorie riportano queste 2 patologie, che peraltro sono anche tra quelle causate dall'infezione, come rari effetti avversi della vaccinazione.
Proprio per la loro estrema rarità questi effetti lasciano comunque il rapporto benefici-rischi a favore dei primi, come rilevato da tutte le agenzie regolatorie internazionali. I produttori di vaccini e i medici fanno firmare il consenso per evitare responsabilità. La vaccinazione è un atto medico, e prevede quindi la firma di un consenso informato per essere sicuri che il vaccinando comprenda i benefici e rischi connessi. Dai 19 e 20 anni in giù per i soggetti sani è impossibile morire per Covid eppure manifestare sintomi gravi. Anche se nelle fasce più giovani il rischio di sviluppare un'infezione sintomatica è minore rispetto agli adulti, è comunque presente. Dall'inizio della pandemia al 17 luglio ad esempio ci sono stati 28 decessi nella fascia di età da 0 a 20 anni. In ogni caso lo scopo della vaccinazione anche nelle fasce di età più giovani è anche quello di limitare a livello di popolazione la circolazione del virus e permettere quindi di uscire dalla pandemia, oltre che di proteggere i soggetti più fragili. Più vacciniamo più escono nuove varianti. Le varianti emergono perché il virus, replicandosi, tende a sviluppare nuove mutazioni. I vaccini, riducendo la circolazione, limitano quindi la possibilità che il virus muti. Le varianti in circolazione in questo momento inoltre, compresa la Delta, sono state osservate per la prima volta lo scorso dicembre, quando ancora le campagne vaccinali erano iniziate in pochissimi paesi. D'estate il virus scompare, è inutile vaccinarsi o mettere le mascherine. La trasmissione del virus è facilitata dalla frequentazione degli ambienti chiusi, ma anche all'aperto, in casi di assembramenti, è possibile la sua circolazione, ed è quindi necessario adottare le misure opportune.